Ti spiego Inkscape in 20 minuti. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex e dopo la sfida di GIMP in 10 minuti e Shotcut in 20 minuti, questa è la volta di Inkscape, ve lo spiego in 20 minuti. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma Inkscape, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, come scaricare Inkscape? Andiamo su Google, apriamo Chrome e andiamo su inkscape.org, ci aprirà questa pagina, andremo su scaricamento o ovviamente ve lo troverete in inglese, quindi download, current version, e vedete che scaricheremo la Inkscape 1.2.2 e ovviamente scaricheremo il pacchetto Windows Installer. Una volta installato, ovviamente ragazzi, questa sarà la schermata che ci troveremo davanti. Ovviamente non sarà esattamente così, questa è la schermata mia personalizzata, la mia interfaccia. Per avere la mia stessa identica interfaccia, quindi seguire al meglio tutti i miei video, andate qui in modifica, andate qui in preferenze e andate qua in temi e utilizzate il MinWhite Inkscape e nel cambia tema icone mettete il multicolor. E qui nella barra degli strumenti io vedete ho aumentato, sono andato al 180% in maniera tale da averli grandi e vedete lungo tutta estesa questa colonna, e anche vedete la icona barra dei controlli, vedete che io l'ho messa intorno ai 180 e quindi avrete esattamente la mia stessa interfaccia. Abbiamo detto ragazzi, Inkscape è programma di grafica vettoriale. Cosa significa questa cosa? Allora abbiamo questa immagine di questa freccia che ho scaricato da Pixabay e questa è un'immagine raster, vedremo poi perché. Andiamo a vettorializzarla, quindi tracciato, vettorializza bitmap, cose che vi spiegherò poi dopo, adesso prendetela per buona. Vedete che io ho creato la stessa immagine vettoriale. Cosa significa questa cosa? Significa che se io vado a fare un bello zoom, vedete che questa freccia sotto, che è un'immagine raster, vedete che è formata da pixel e quindi man mano che io aumento si spixelizza ai bordi, vedete, mentre questa vedete che rimane perfettamente, vedete, dritta. Questo cosa significa? Significa che questa immagine, che è vettoriale, è formata da poligoni e quindi da formule matematiche. Questo significa che andandola a ridimensionare, quindi a scalare, quindi sia ingrandirla che rimpicciolirla infinite volte, non perderà mai di qualità. Ovviamente avrà dettagli minori, sarà tra virgolette un po' più stilizzata rispetto a questa che è un po' più artistica. Quindi ragazzi, come abbiamo detto, abbiamo la nostra interfaccia di Inkscape. Andiamola a vedere. Menu con le varie opzioni, nel quale si può ovviamente aprire, importare i file, salvarli, esportarli. Barra degli strumenti, come abbiamo visto io ho messo uno strumento separato dall'altro, quindi tutti i strumenti singoli, fino a coprire l'ampiezza di tutta la colonna di sinistra, quindi abbiamo proprio uno strumento diviso dall'altro. Abbiamo qui la barra ovviamente delle opzioni dello strumento, quindi se io vado ovviamente vedete a cambiare lo strumento mi cambieranno le varie opzioni relative a questo strumento. Qui di fianco abbiamo, vedete che se io chiudo tutte le finestre non abbiamo nessuna finestra, ma se io vado ad aprire una delle nostre funzioni, quindi ad esempio la più comune che è oggetto, riempimento e contorni, si aprirà questa finestra nel quale ci sono ovviamente le varie opzioni, le varie regolazioni di quella particolare funzione. E se io vado ovviamente per esempio testo e carattere, vedete che me ne va pian piano con varie finestre mi vanno ovviamente ad aprirsi tutte le varie regolazioni delle varie funzioni che io ho aperto. E qui in basso ragazzi abbiamo le palette dei colori, palette che si possono cambiare. Qui ovviamente noi lasciamo Inkscape default, potete cambiare i vari tipi di palette, quindi i vari tipi di colori, e andando su e giù con queste freccette vedete che andate a cambiare la tonalità del colore. Torniamo su. Qui invece in basso trovate diciamo delle scorciatoie veloci, dei tasti rapidi per quanto riguarda il riempimento e il contorno che vedremo dopo, e anche per l'opacità, vedete? Iniziamo ragazzi ad andare a studiare i vari strumenti, andarli a vedere, tralasciando momentaneamente i primi due che sono selezione trasforma oggetti e modifica tracciati dai nodi, che vedremo dopo. Andiamo a prendere confidenza con le forme, che sono la vera base di Inkscape. Quindi vedete che possiamo andare a creare i nostri rettangoli, possiamo andare a creare ad esempio le nostre ellissi o i cerchi. Se tenete spinto il tasto CTRL farete dei cerchi perfetti, anche dei rombi o delle stelle, vedete, con i vari vertici, quindi possiamo andare a aumentare. Ovviamente abbiamo le varie regolazioni, come vi dicevo qui in alto. Possiamo anche creare ad esempio dei poligoni, vedete,
e possiamo andare a creare anche delle ellissi con più o meno ovviamente rivoluzioni e con divergenza maggiore o minore. E ragazzi, ognuno di questi, e qui entriamo nel primo che è importantissimo, il primo strumento, che è quello di seleziona e trasforma oggetti, vedete che andiamo a selezionare il nostro oggetto, vedete che ha queste freccettine che noi possiamo ovviamente prendere, vedete sono queste maniglie, per andare ovviamente a modificare le forme stesse, e se clicchiamo un'altra volta vedete che variano queste maniglie e ci dice che possiamo andare tranquillamente a ruotare o a inclinare il nostro oggetto. Torniamo indietro con CTRL Z e ragazzi possiamo poi, e qui prendiamo in gioco il modifica tracciati dai nodi, vedete che se io vado a modificare questo oggetto che non è ancora un tracciato, vedete che io ho queste maniglie con le quali posso andare a modificare sia la dimensione ma sia anche, vedete, vedete i vertici, gli spigoli. Vedete, se io faccio così, vedete, abbiamo vedete un quadrato che diventa un cerchio, ok? Quindi possiamo fare ad esempio delle forme di questo tipo, però questo si fa ancora parte della trasformazione degli oggetti, non è ancora un tracciato. Vedete anche questa, ad esempio, se noi andiamo a selezionare questa stella e andiamo a prendere il nostro modifica tracciati dai nodi, vedete che questo in realtà non è ancora un tracciato, ha solamente i nostri nodi di trasformazione dell'oggetto, vedete, nel quale posso andare a prendere, ruotare e a modificare vedete, la forma. In realtà, ragazzi, per andare a creare dei tracciati dobbiamo andare su oggetto, su tracciato, da oggetto a tracciato, e vedete che adesso, nonostante io col primo strumento, vedete, l'abbia selezionato e mi rimane invariato, se io vado qui su modifica tracciati dei nodi, vedete che mi sono apparsi questi nodi proprio con i quali io posso andare realmente a modificare la forma stessa dell'oggetto, ok? E se io faccio, vedete, un clic sul nodo, vedete che ho le nostre maniglie di inclinazione, vedete, nel quale io posso andare a modificare veramente la curvatura dei nodi e quindi dell'oggetto stesso. Okay? Poi posso ovviamente andare a selezionare ad esempio due nodi e qui andare ad esempio ad aggiungere un nodo, aggiungiamo un nodo intermedio, oppure posso anche selezionandolo andarlo a togliere ad esempio. Cosa, ragazzi, possiamo fare ovviamente con le forme? Andiamo a intanto spostare l'ellisse, anzi le andiamo a cancellare con cancel, andiamo a prendere ad esempio queste due forme, la stella e il nostro cerchio. Ovviamente, ragazzi, con le forme noi possiamo fare le più appunto forme più disparate e possiamo farlo attraverso il menu tracciati. Ad esempio andiamo a prendere il nostro cerchio, lo andiamo a mettere qua, selezioniamo con shift anche questo oggetto, quindi abbiamo i due oggetti, e io faccio un tracciato unione e vedete che lui mi ha creato un oggetto unico, una forma unica. Ok, torniamo indietro. Se io faccio ad esempio, la metto qui, seleziono con shift anche la stella, faccio un tracciato differenza, vedete che lui mi è andato a togliere dal primo oggetto che avevo selezionato il secondo, mi è andato proprio a tagliare come se non l'avesse tagliato. Torniamo indietro, prendiamo sempre il nostro oggetto del cerchio, lo andiamo a mettere sopra la stella, selezioniamo anche la stella, facciamo ad esempio intersezione e vedete che lui mi ha in questo caso creato un oggetto solamente dall'intersezione della parte che mi intersecava, ok, la parte del cerchio che mi intersecava la stella, quindi mi ha creato una forma nuova. Quindi, ragazzi, possiamo veramente sbizzarrirci nel creare le forme che più ci piacciono. Poi ci sono ovviamente delle altre funzioni che adesso non vi posso far vedere, ma vi rimando ai miei video nel canale. Poi, ragazzi, ovviamente continuando abbiamo la nostra ovviamente fantastica penna di Bezier, quindi disegni e tracciati, che abbiamo visto tante volte in GIMP, quindi io posso andare a fare anche qui le forme più disparate, ad esempio, vedete, e mi crea ovviamente questo tracciato che è già in questo caso un tracciato, non devo fare da oggetto tracciato perché è esso stesso un tracciato che io ho disegnato, quindi vedete che ha i miei nodi, io posso andare ovviamente a modificare. Ragazzi, ovviamente per quanto riguarda le forme e i tracciati, ovviamente come avete visto qui me li sta facendo tutti di rosso, perché tranne quello dei poligoni, perché ovviamente in oggetto riempimento e contorni, che è questa finestra che io ho già aperto, mi è selezionato il rosso, ma se io vado qui, seleziono
questo e clicco il giallo, vedete che lui mi andrà ad fare un riempimento di giallo. E se io qui nel colore contorno, vedete qui è sulla freccetta, quindi non ha contorno, ma se io vado qui, vedete che mi ha già creato un contorno nero e vado in stile contorno, io posso andare ad aumentare, vedete il contorno quanto come preferisco, quindi mi sposto qui, vado qua e posso farlo anche direttamente qui, quindi per esempio questo di verde e e vado a selezionare il contorno. Posso anche dare un contorno ad esempio di colore blu e come stile contorno metto ad esempio 1 e vedete che mi ha creato un contorno blu. Poi ragazzi c'è lo strumento di disegna a mano libera, nel quale io posso andare, vedete, a creare delle linee dritte, ma posso anche tenendo spinto andare a crearmi proprio, disegnare a mano libera e crearmi proprio un oggetto di questo tipo, che sarà esso stesso un tracciato. Vedete, quindi se io vado ovviamente su modifica tracciati dai nodi, vedete che mi fa vedere esattamente tutti i nodi che io sono andato a disegnare. C'è ovviamente poi anche crea linee calligrafiche. Se io vedete utilizzo questo tipo di strumento, vedete che mi crea delle pennellate che sono esso stesso un tracciato, ma posso anche andare ad esempio a scrivere e mi scriverà ovviamente in stile calligrafico, vedete? E sarà esso stesso un tracciato. Vedete che infatti mi ha creato tutti i nodi relativi. Poi ragazzi facciamo un po' di pulizia, quindi con il nostro strumento di selezione e trasforma oggetti andiamo a prendere tutti questi oggetti, facciamo un bel cans in modo da cancellarli, così, e andiamo a prendere il nostro strumento testo che è questo. Andiamo qui, scriviamo Vero Eroe Academy e vedete ragazzi che anche in questo caso facendo un CTRL A mi seleziona tutta la scritta. Qui mi si aprirà in automatico vedete la finestra del testo e carattere, nel quale possiamo andare a, vedete, a modificare, e vado giù con la freccia e vedete che mi cambia il font. Io posso andare ad esempio a selezionare questo Bernard, clicco su applica, magari lo faccio anche più grande, metto un 64 e faccio applica e vedete che lui me l'ha reso più grande e mi ha applicato quel esatto font. Ragazzi con lo strumento testi ovviamente che vedete non è un tracciato, perché se io passo sopra vedete che non mi crea i nodi, ma devo fare anche in questo caso tracciato da oggetto a tracciato. Allora in questo caso sì che vedete che per ogni lettera mi ha creato un tracciato. Torno indietro. La cosa bella del testo ragazzi è che io posso fare ovviamente tantissime modifiche al testo. Una delle principali è quella ad esempio di, vedete, se io creo un tracciato di questo tipo, ok, clicco su invio, magari togliamo il riempimento, quindi da qui andiamo qua, vedete che ho tolto il riempimento con la crocettina, ho lasciato solamente il contorno. Posso fare una cosa di questo genere, ad esempio clicco sul testo, clicco con Shift e seleziono anche il tracciato e faccio un testo metti su tracciato. Vedete che lui mi ha esattamente messo sul tracciato il testo e io selezionando ovviamente il tracciato posso andare, vedete, a modificare anche il tracciato e di conseguenza la scritta stessa sul tracciato. Quindi cosa veramente molto interessante, vedete? Poi ragazzi c'è lo strumento gradiente che sapete è una sfocatura, quindi se io vado ad esempio a tracciare una sfocatura avendo la nostra scritta selezionata, vedete che faccio uno zoom con CTRL e rotellino su del mouse, vedete che mi va da verde a bianco, a trasparente in questo caso. Lo vedete qui nel riempimento e contorni, vedete che qua ci sono vedete il gradiente. Io posso andare anche ad aggiungere dei nodi intermedi ovviamente, vedete, vado ovviamente a modificare la sfumatura e posso andare ovviamente anche a cambiare ad esempio il colore, quindi vedete io posso fare ad esempio una cosa di questo genere, aumentando, vedete, l'opacità posso passare da un verde a un azzurro, a un blu, vedete, attraverso i punti intermedi. Vedete, quindi posso andare ovviamente a modificare, quindi posso andare a variare la sfumatura come meglio, come più mi piace. Ovviamente questi altri strumenti ragazzi sono gli strumenti classici che sono anche in qualsiasi programma di photo editing, tra cui anche GIMP, quindi ovviamente il preleva colore dall'immagine, il secchiello, eccetera. Una delle funzioni fondamentali ragazzi di Inkscape, come vi ho detto, programma di grafica vettoriale, è il nostro vettorializza bitmap. Quindi se noi andiamo su file, andiamo su import, andiamo a prendere una immagine raster come vi ho detto, apri,
questa è un'immagine ovviamente formata da pixel, noi dobbiamo andare a vettorializzarla, quindi la prendiamo, la mettiamo qui, la spostiamo, andiamo sul nostro tracciato vettorializza bitmap e vedete che lui ci crea già un'anteprima. Abbiamo scansione unica o multicolore, a seconda che abbia magari dei colori che sia in scala di grigi, in questo caso possiamo fare un multicolore visto che ha anche l'ombra, possiamo aumentare il numero delle scansioni, facciamo un applica e vedete che lui ci ha creato, vedete ce lo sovrappone, ci ha creato la nostra immagine, la stessa immagine però vettoriale, vedete che si va ad aumentare, qui ovviamente avrà i pixel e qui no, quindi ragazzi capite bene l'importanza ad esempio per quanto riguarda immagini che possono essere tramutate in loghi e che possono poi essere ovviamente ingranditi e stampati su determinati supporti, determinati mockup. Ho fatto diversi video all'interno del mio canale nel quale vi spiego esattamente questa tecnica precisa e per ogni funzione ragazzi vi linko qui in alto a destra un mio video che vi rimanda a approfondimenti a riguardo. Un'altra funzione fondamentale ragazzi di Inkscape è quella ovviamente del menu oggetto e del menu fissaggio nel quale possiamo andare a scontornare o a dare alle immagini la forma che vogliamo. Ad esempio se io vado ad importare una immagine e vado ad importare ad esempio questa del nostro logo che abbiamo creato in un mio tutorial, la prendiamo, andiamo a spostare da questa parte in modo da renderla più visibile, ci spostiamo con la barra spaziatrice, la rendiamo magari un po' più grande, magari cancelliamo questa, ok, cancelliamo anche queste due, ok, la mettiamo qui. Vedete che se io ragazzi vado a prendere questo oggetto, lo vado a mettere ad esempio qui e vedete che è nel livello sottostante perché è sotto al logo, ovviamente perché è stata creata prima, ma io clicco su Page su e la metto sopra, quindi a livello soprastante, vado a selezionare il mio logo dietro con Shift, quindi ho selezionato tutti e due gli oggetti, vado a fare oggetto, fissaggio, imposta fissaggio. Vedete che lui mi ha mantenuto, praticamente mi ha tagliato l'immagine e l'oggetto sottostante sulla forma dell'oggetto soprastante, quindi sono andato praticamente a togliere il contorno del cerchio. Se io infatti torno indietro ragazzi posso fare anche una cosa di questo genere, creo il mio tracciato ovviamente così, ad esempio voglio scontornare solo, adesso vado velocissimo, è solo la parte bianca del mio pollo, clicco sul tracciato, ovviamente clicco sul tracciato che è selezionato, clicco anche con Shift sul logo dietro, faccio un oggetto, fissaggio, imposta fissaggio e vedete che mi ha scontornato la parte bianca, quindi posso dare praticamente a qualsiasi immagine ovviamente la forma che voglio scontornandola. Ovviamente Inkscape, come ogni programma di manipolazione di immagini, ovviamente gode di diversi filtri e lo troviamo qui in questo menu in alto, filtri. Ovviamente a differenza di altri programmi raster come GIMP non andrà a modificare i singoli pixel ma tutta l'immagine in generale, quindi ovviamente avremo meno controllo sulle singole parti dell'immagine, ma ovviamente andrà a modificare l'intera immagine o eventualmente parte di esso se utilizziamo i vari menu fissaggio o maschere come abbiamo visto. Quindi ad esempio se noi andiamo a selezionare il nostro bel logo, il nostro bel pollo, ad esempio se noi facciamo ad esempio un filtro, vediamo un po' quelli magari un po' più particolari, ad esempio l'effetto di distorsione increspato, vedete che qui si apre il pop-up con l'anteprima diretta nel quale vedete andiamo ovviamente a regolare le varie intensità del nostro filtro, ad esempio molto usato ombre e aloni ovviamente con ovviamente il proietta ombra nel quale sempre facciamo anteprima, vedete che avete il nostro ombra, possiamo aumentare il raggio di sfocatura o diminuirlo e andare ovviamente a modificare, vedete la proiezione, chiudiamo, quindi non salviamo, possiamo anche fare ad esempio filtri, le sfocature ovviamente sempre molto usate, ad esempio bordi sfumati e andiamo ad esempio ad andare a sfumare, vedete i bordi e con l'anteprima diretta vedremo ovviamente l'effetto prima di applicarlo, poi possiamo fare ovviamente applica, qui lo portiamo adesso a 0. Chiudiamo. Una cosa molto importante ragazzi è anche quella delle varie estensioni sui tracciati, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ad esempio andiamo ad utilizzare ad esempio un tracciato di questo tipo, facciamo questo rombo marrone e facciamo un altro rombo più grande
in questo caso, anzi neanche rombo, facciamo un pentagono e magari lo facciamo di stile giallo, di riempimento giallo. Ovviamente qui abbiamo sempre il nostro menu di riempimento e contorni con cui possiamo andare a modificare lo stile dei nostri oggetti. Possiamo ad esempio fare una cosa di questo genere: selezioniamo il primo oggetto, selezioniamo il secondo oggetto. Ad esempio un tipo di estensione molto utilizzata è estensioni genera da tracciato interpola. Ci apre questo pop-up nel quale possiamo andargli a dare il numero delle interpolazioni, facciamo 15, e interpoliamo anche gli stili. Se noi facciamo un'applica, vedete che lui ci creerà, vedete, questa bellissima interpolazione di vari tracciati da uno all'altro, passando anche lo stile. Vedete, ci fa una sfumatura proprio dal primo stile del primo oggetto al secondo, creando proprio, vedete, singoli tracciati. Sono 15 tracciati intermedi. Pensate all'effetto che può avere sull'effetto 3D di scritte per loghi eccetera. Ho fatto un video anche in questo caso, per approfondire trovate il link qui in alto a destra. Molto bene ragazzi, quindi non ci rimane che andare ad esportare il nostro progetto. Quindi andiamo qui nel menu in alto, file, esporta. Si apre ovviamente qui lateralmente la nostra finestra con i nostri parametri di esportazione. Anche qui abbiamo ovviamente varie opzioni. Se noi andiamo a salvare, come in questo caso, il documento, vedete, lui ci salverà tutto il nostro bel documento con le nostre belle immagini, il nostro bel progetto che abbiamo fatto, vedete, con anche ovviamente la trasparenza. Se noi andiamo su pagina, ci salverà solamente, vedete, la nostra Canva, e ci sono degli oggetti che vanno sopra, vengono ovviamente tagliati a metà, come in questo caso vedete la stella e le frecce. Se andiamo su selezione, nel caso in cui avessimo selezionato un solo oggetto come la stella, se andiamo su selezione ci salverà ovviamente solamente il nostro oggetto selezionato. Chiaramente qui in basso abbiamo la nostra cartella di esportazione, possiamo andare ovviamente ad aprirla e a scegliere la nostra cartella di esportazione. I nostri file di esportazione, le nostre estensioni di esportazione sono la nativa di Inkscape, che è SVG, che è questa, quindi Scalable Vector Graphics, con il quale lui vi mantiene ovviamente la vettorializzazione. Quindi se voi andate a vettorializzare un oggetto come avevo visto prima e andate a salvare ad esempio in JPEG, ovviamente vi trasmuterà l'immagine in pixel, quindi sarà un'immagine alla fine raster, non più vettoriale. Dovete salvarla in Scalable Vector Graphics, che è ovviamente una estensione vettoriale che potete leggere in programmi come Inkscape o come Adobe Illustrator, che ovviamente vi leggono la vettorializzazione. Potete ovviamente poi salvare anche in formati comuni quali JPEG e quali GIF. Direi che per questo video è tutto, spero di essere stato all'interno dei 20 minuti. Ragazzi, Inkscape fa assolutamente al caso vostro perché è un programma meraviglioso, quindi se avete studiato GIMP o un altro programma di grafica, raster, vi invito anche ad andare a studiare questo programma di grafica vettoriale. E potrete avere una visione più ampia della grafica e avere maggiore possibilità per i vostri progetti. Ragazzi, all'interno del mio canale avete tantissimi video per approfondire la vostra conoscenza verticale riguardo questo meraviglioso programma. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.